Ciao amici, dopo i vlog di cucina torniamo ai normali vlog. Ho tagliato ancora di più i capelli e sono molto soddisfatta. Stamattina è venuta la babysitter. In realtà in Giappone la babysitter non si usa moltissimo, si usa di più mandare i bambini tipo all'asilo, o anche ci sono dei posti in cui li prendono proprio, che sono piccoli piccoli, proprio anche da 0 mesi o da 3 mesi, insomma così. Però noi ci stiamo trovando bene con la babysitter. Poi abbiamo comprato una bicicletta grande, new entry, e siccome adesso le giornate sono più calde, verso maggio, sì, in questo periodo a Sendai inizia a fare più caldo ed è la stagione perfetta perché poi inizia a salire una grande umidità. Facciamo magari una biciclettata fino in stazione e poi mi sorride. Volevo comprare dei sandali e poi magari andiamo tipo al Jump Store. Vi porto con noi in questa giornata primaverile. Let's go! Cosa da dire, signorino? Capito. Una delle cose più soddisfacenti di sicuro da quando ho iniziato a cucinare cucina giapponese è avere poi il pranzo il giorno dopo. Questo qua è fatto con chiabezzo, questa verdura qua è pollo, è stato nella katakuriko, che è come se fosse tipo fecola di patate, e così da farlo un po' croccantino, e poi sempre con le solite salse soia, un po' di limone, zucchero e basta, mi sembra, quindi molto semplice. Nel frattempo qua ho cambiato i beccucci perché ha compiuto 6 mesi e quindi la taglia è diversa dai 6 mesi ed effettivamente beve molto più veloce. Ho comprato questi specie di puzzle per fare un po' un territorio in cui possa similgattonare o comunque stare per terra, anche perché adesso fa caldo, quindi si sta bene. E questi qua su Amazon sono molto comodi. Ho comprato tutte e due queste giacche protezione UV, per me questa e per lui questa qua, carina, da Uniqlo. Che devo dire che alla fine, dopo aver girato un po' di negozi per trovare cose da bambini, è stato quello a cui mi sono affezionata di più, perché ha anche delle belle cose, bei tessuti e anche carini i motivi. Era un tuono. Posso? Riprendi tu. E questi tuoni non promettono bene, però io ho guardato le previsioni e c'era scritto tipo 20% di pioggia. Vabbè, speriamo di non prendercela. Pronti? Sembrerebbe che pioverà, però vabbè, insomma, mi porto l'ombrello e poi in qualche modo faremo. Per il momento sono proprio 2 gocce, quindi proviamo ad andare così. Adesso ho detto le ultime parole famose, viene giù il diluvio. Eccoci parcheggiati. Questo qua è un parcheggio, io preferisco quello basso, comunque è a lock, si chiude e poi quando si torna si va a pagare alla macchinetta. Sono per le bici fino alle prime 2 ore è gratis e poi entro 24 ore costa, per quelle 24 ore costa 100 yen. Pochissimo. Microbolide, e avevo comprato dal 100 yen questo e questo per coprire.
scampata per un pelo sia all'andata che al ritorno. Non so se si sente, ma c'è il rumore della pioggia. È venuto giù il diluvio e sembra un po' come se fosse proprio la stagione delle piogge, cioè che il cielo è limpido, poi piove all'improvviso, i miei capelli si arricciano per l'umidità e vabbè, bene così, siamo stati fortunati. Ho trovato i sandaletti che volevo, questi qua ne avevo bisogno perché questi qua si mettono semplicemente infilandoli e questo qua si allunga. È una cosa molto comoda perché in Giappone bisogna togliersele e mettere 1000 volte. Le tengo qua perché non sono ancora state usate, altrimenti le scarpe rigorosamente non si possono tenere in casa. Per farvi capire, quelle italiane che ho sono così molto carine, però cioè questo è il classico, no, allaccio, e se te le devi mettere e togliere molto spesso è un po' faticoso, soprattutto quando ho il bambino che non posso sedermi. La pioggia. Invece sono andata al Jump Store perché ho ricominciato a vedere Naruto per tipo la terza volta, che vabbè è un anime un manga per chi non lo sa, e che è stato un po' il motivo per cui sono venuta in Giappone, tra le tante cose, e questo risponde un po' a una domanda di qualcuno che mi aveva chiesto: ma perché sei lì? Domanda lecita. E quando ero alle medie davano Naruto in televisione in italiano, ai tempi non c'era ancora Amazon Prime, Netflix, queste robe qua, non c'era niente, però mio amico mi aveva detto: guarda che c'è un sito dove le puoi vedere in giapponese con i sottotitoli in italiano in qualità pessima ovviamente. Però così ho iniziato a sentire le voci giapponesi, mi piaceva tantissimo il suono della lingua proprio, quindi ho voluto imparare il giapponese, poi da lì insomma eccetera eccetera. Sono qua per Naruto probabilmente. Essendo una grande fan dei anime e manga, cerco di trattenermi il più possibile, però molte volte quando ci sono questi gacha gacha che sono tipo vending machine per questi gadget assolutamente inutili, e ogni tanto così, giusto per guilty pleasure, provo. Però non trovo questo qua è difficile perché sono 9 tipi e quindi la probabilità è 1 su 9 e io ne voglio assolutamente uno. Ho provato a fare il tamagoyaki, che è questa frittata, specie di frittata che si fa usando questa pentola particolare. È abbastanza difficile perché la forma deve venire proprio bella, ordinata, però vabbè, per essere la prima volta. Oggi abbiamo un vaccino da andare a fare e speravo di andare in bici, ma di nuovo esattamente come ieri, proprio nelle ore in cui dobbiamo uscire probabilmente viene giù il diluvio, quindi non lo so, vedremo. Magari sfido la fortuna ancora una volta. Adesso gli sto per dare il cibo da svezzamento e vi volevo farvi vedere. Ovviamente ho comprato questi contenitori e è comodissimo perché così si possono congelare e sono monoporzioni e ci sono di diverse dimensioni, tipo questi sono uno è da 15 ml. Questo che mangio di più, per esempio il riso, lo pensavo di mettere qua dentro, che è invece da 25. Dentro questi qua, tipo non so, riso e poi 2 verdure. Nel microonde ho anche il suo cucchiaino che fa parte di un set che c'era stato regalato. Ancora non stiamo usando i piatti. Comunque le verdure eccetera che sta mangiando le ho prese dal foglio che mi hanno dato. Cioè un mese fa sono andata sempre dal nostro pediatra e c'era una nutrizionista che mi ha spiegato un po', tra l'altro mi ha dato questa lista utilissima. Qua ci sono i diversi periodi, c'è iniziale, medio eccetera dello svezzamento, e verde sono tutte le cose che può mangiare, rosso non ancora, giallo fare un po' di attenzione. Mi hanno dato questo libricino soprattutto per capire tipo come deve essere la consistenza, c'è scritto un po' di linee generali a seconda dei mesi. Questo piano ultra mega dettagliato che vabbè non è importante seguire proprio alla lettera, ma secondo me è molto utile soprattutto se è la prima volta e non sai bene come iniziare. C'è scritto tipo anticucchiaini di riso, anticucchiaini di tipo pomodoro, broccoli eccetera, a seconda dei giorni della settimana. Alla fine oggi siamo andati in bici e ci è andata bene anche oggi.
per fortuna. Comunque in Giappone si usa la bici, lo usano molto anche le mamme, vedo, con sia il seggiolino anche davanti che dietro. Molto spesso sono elettriche e quindi, dato che avevo visto questo modello in giro, molto spesso pensavo di provare a comprare quello lì, magari usato, però veramente sono molto molto basse. Io avevo bisogno di una bici abbastanza più alta del solito, quindi alla fine ho optato per una bici normale e ci ho messo un seggiolino che ho comprato su Amazon, che in realtà l'azienda è tipo europea, però va benissimo. In realtà, cioè, le bici proprio con i seggiolini per i bambini sono proprio basse anche per le mamme giapponesi. Su queste cose sono molto per la sicurezza, quindi diciamo più sei basso più è sicuro, meno è pericoloso, eccetera. Insomma, però sono contenta comunque di aver trovato un'alternativa, perché soprattutto questo periodo è molto bello per andare in giro in bici. In realtà il clima in Giappone non è che sia proprio il massimo, a Sendai ancora ci va abbastanza bene, soprattutto tipo d'inverno c'è molto vento, poi c'è la stagione delle piogge, d'estate fa caldissimo, quindi non lo so, però intanto vabbè ce la gustiamo in questo periodo. Poi il vaccino è andato tutto bene e pensavo che ci avremmo messo di meno, perché questa volta facevo solo il vaccino senza fare la visita medica, è comunque molto breve, però no, in realtà ci abbiamo messo lo stesso un sacco, c'era tanta gente. Avevo già accennato forse nell'altro video dei vaccini, quando abbiamo dichiarato la nascita al comune ci è stato dato un fascicolo con dentro dei fogli che sarebbero come dei coupon, che sono da compilare ogni volta che si deve fare il vaccino oppure delle visite. Non tutte le visite, ci sono solo alcune visite, sono tipo dopo un mese, dopo 3 mesi, dopo 8 mesi, insomma sono decise, e quelle lì sono gratis. Da questo pediatra mi hanno detto se vuole fare le visite anche quando viene a fare il vaccino deve pagare in più, quindi è un sistema un po' particolare, però per esempio anche le medicine non si spende niente, zero per i bambini. Sempre a proposito di bici, questa bici qua l'ho comprata in quel posto di cose usate dove abbiamo preso anche il passeggino e il seggiolino per la macchina. Quando l'ho provata subito mi sono sentita all'altezza giusta. Ultimamente tra l'altro sono state introdotte delle regole nuove per le bici, in cui proprio multano se si passa col rosso, se si guida dopo aver bevuto alcol, e poi quella nuova è se si usa il telefono. Effettivamente c'era molta gente che usava il telefono mentre andava in bici e quindi almeno così è un po' più sicuro. Siamo sempre appiccicati. È tutto per questo mini vlog, grazie per essere stati con noi questi 2 giorni e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!